Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Scusate per la mia voce, ma sono raffreddata. Non poteva mancare come inizio di un nuovo anno l'influenza che adesso sta in giro e me la sono beccata anch'io. Allora, oggi un primo tutorial in collaborazione con la Panda Hall. Vi voglio ricordare il codice sconto che trovate scritto anche qui sul video, ed è questo, dove avete diritto di 10% di sconto sul totale del carrello e ha una validità di 3 mesi, dal 19 di dicembre al 19 di marzo. Allora, iniziamo oggi con un tutorial semplicissimo, è una tecnica, precisamente l'herringbone, o detta anche spina di pesce. Ho realizzato appunto un bracciale molto semplice con bugle e il Rokai 11.0. Questo è il bracciale, è semplicissimo da realizzare. Io ne ho fatti molti con le bugle, perché a dir la verità anche questa tecnica mi piace molto ed è davvero semplice, adatta anche alle principianti. La larghezza la scegliete voi, io l'ho realizzata su base da 6 rocaille, ma potete scegliere di farla da 8, da 10, da 12, insomma la larghezza la potete decidere voi. Allora, i materiali, come vi dicevo, sono semplicemente due, bugle e 11.0, e io oggi andrò a utilizzare questi. Allora, anche per quanto riguarda, scusate, la lunghezza delle bugle, allora queste bugle sono della Preciosa e sono da 7 millimetri, quindi io ho utilizzato ho inserito 4 rocaille in base alla lunghezza della bugle, quindi potete anche decidere di usare quelle da 9 oppure anche più grandi volendo, forse quelle un po' più grandi no, ma fino a 9 benissimo le potete utilizzare. Oggi le andremo ad utilizzare da 6, quindi cambierà il numero delle rocaille. Infatti andremo ad utilizzare come rocaille queste che ho preso appunto dalla Panda Hall, questo bellissimo colore blu con riflessi viola. Questo è il codice e sono Miyuki 11.0, e come vi dicevo per queste perline a tromba che non sono della Miyuki ma della Panda Hall come azienda, perline a tromba twist, e sono da 6 millimetri. Arrivano in questa scatolina e ci sono diverse misure, ve le ho fatte vedere nella presentazione dei materiali. Ci sono da 5 millimetri, che sono queste, da 6 quelle che andrò ad utilizzare, poi ci sono quelle da 9 millimetri e infine da 12 millimetri. Sono veramente belle e ben fatte. Vi faccio vedere il codice, che è questo. Quindi oggi andremo ad utilizzare quelle da 6 millimetri. La lista dei materiali la trovate scritto nell'info box e trovate anche inseriti tutti gli altri materiali che ho acquistato appunto, che mi ha inviato l'azienda La Panda Hall. Vi metterò di nuovo tutti i link. Naturalmente servirà un moschettone e degli anellini, e come filo andrò ad utilizzare
un Farline da 0,18 mm. E questo è tutto il materiale che servirà per realizzare questo bracciale herringbone stitch, molto molto semplice, ma l'effetto è veramente bello. Bene, adesso mi preparo tutto e iniziamo con il tutorial. Ciao a tutti! Iniziamo inserendo sul nostro ago 4 rocai 11,0 e adesso andiamo a chiudere a cerchio. Allora io terrò una codina di filo abbastanza lunga che poi mi servirà per inserire, cioè fare il calpietto da un lato, quindi tenetevi una parte di filo abbastanza lungo, così non dovete tornare indietro per realizzare il cappietto dall'altra parte. Allora, ecco qua, io sinceramente non faccio nodini. Vedete? Le 4 11,0. Ora scendo in queste due, inserisco sul lago altre 2 rocai e mi inserisco, vedete il filo esce che va sul fondo, mi inserisco dalla parte opposta in tutte e due e tiro bene il filo e vedete devono essere allineate bene tra di loro. Ora rientro in queste due appena inserite, tirate bene il filo mi raccomando. Ora metto sul lago di nuovo altre 2, il filo esce da questa parte e noi rientriamo dalla parte opposta, sistematele avvicinandole alle altre e adesso rientriamo in queste due appena inserite, tirate bene il filo, vedete, altre 2 ancora, il filo esce da questa parte e noi rientriamo dalla parte opposta e rientriamo di nuovo in queste due appena inserite. Vedete? Ancora altri 2, il filo esce da questa parte e noi rientriamo dalla parte opposta. Vedete? Questo deve essere il risultato e abbiamo 2, 4, 6. Ora scendiamo in queste due, queste ultime 2 che abbiamo inserito, rientriamo perché noi dobbiamo continuare la lavorazione in questo modo, rientriamo soltanto nella prima, vedete? E adesso dovete portarvi ad uscire dalla prima rocaille di questa fila, in questo modo. Ora rimettiamo di nuovo sul lago altre 2 e scendiamo soltanto nella prima. Mi raccomando, tirate bene il filo, aggiustatele se serve e vedete si vanno a posizionare sopra. Ora passiamo
alla rocaia a fianco. Mettiamo sul lago altre 2 rocaie e scendiamo in quella a fianco da dove esce il filo, vedete? Solo nella prima. E tirate bene il filo in questo modo. Ora passiamo a quella a fianco e rimettiamo sul lago altre 2 e ci portiamo ad uscire soltanto, vedete, dalla prima. Aggiustatele e tirate bene il filo. Vedete? Questo deve essere il risultato. Ora giriamo il lavoro. Vedete io da dove esco? Da questa rocaia centrale di queste 3, mi porto in questa a fianco e poi vado a risalire in questa prima rocaia di questa ultima fila. Vedete? In questo modo. Ancora. Stesso procedimento di prima. 2 rocaie e mi vado ad inserire in questa, oh scusate, fuori inquadratura, mi vado a inserire in questa rocaia e tiro bene il filo. Vedete? Ora passo in quella a fianco, risalendo col lago e tirando bene il filo, perché le scusate, le rocaie, come poi vedrete anche con le bugle e le rocaie, si andranno ad unire tra di loro sempre nel giro successivo. Ora rimettiamo sul lago altre 2 e scendiamo in quella a fianco. Vedete? Adesso sono aperte di nuovo. Rientriamo col lago in questa a fianco e qui di nuovo altre 2 e scendiamo soltanto in questa, nell'ultima. Vedete? In questo modo. Girate sempre il lavoro. Adesso vi inserite in quella a fianco perché dobbiamo continuare la lavorazione e poi vedete come faccio io, mi vado ad inserire nella prima di questa ultima fila. Vedete? In questo modo. Io con questo ho fatto una fila di 2, 4, 5 rocaie. Quindi noi adesso abbiamo 1, 2, 3, 4, quindi l'ultima fila di rocaie. Rimettiamo sul lago altre 2 e col lago scendiamo in quella a fianco. Ora ci inseriamo nella prima delle prossime 2 e tirate bene il filo perché questo sarà il passaggio in cui le rocaille si andranno ad unire tra di loro. 2
e scendiamo in questa seconda. Aggiustatele, mi raccomando. Ora rientriamo in quella a fianco, tirate bene il filo, altre 2 rocaille e scendiamo nell'ultima. Vedete? Girate sempre il lavoro. Ora dobbiamo iniziare la lavorazione con le rocaille e le bugle. Quindi vedete da dove esco? Da questa, mi inserisco in quella a fianco, solo nella prima. E poi vado ad uscire dalla prima di questa fila. Ora qui iniziamo la lavorazione con scusate ragazzi, ma ho dovuto interrompere il video. Stavo dicendo, per me da questo momento inizia la lavorazione con le bugle. Allora, questa diciamo base del bracciale la potete decidere voi tranquillamente se più lunga, più corta, questo lo scegliete voi. Io ho semplicemente realizzato una fila in verticale di 5 rocaille 11,0. Ora inizia la sequenza con le bugle e le rocaille. Inseriamo sull'ago 4 rocaille 11,0 e una bugle. Sono 4 rocaille 11,0 e una bugle. Vedete? Esco da qua, mi inserisco in quella a fianco con l'ago che scende. Aggiustate un po', ma poi si aggiusteranno man mano nella lavorazione. Ora rientro con l'ago nella rocaille a fianco e tiro bene il filo. All'inizio si posizioneranno in questo modo, ma non vi preoccupate. Di nuovo 4 11,0 e una bugle. Esco con il filo da questa e mi inserisco con l'ago in quella a fianco e tiro il filo. Di nuovo, scusate, rientro in questa a fianco e vado ad inserire di nuovo 4 rocaille e un'altra bugle e mi inserisco nell'ultima e tiro bene il filo. Vedete, questo deve essere il risultato. Girate sempre il lavoro. Questo perché? Perché così inserirete sempre allo stesso modo la sequenza di rocaille e bugle, altrimenti voi dovreste poi tornare indietro e ricordarvi di invertire ehm, le rocaille con le bugle, ma vi consiglio sempre di girare il lavoro. Vedete? Cerco di avvicinare un po' di più, metti a fuoco, vedete da dove esco? Ci dobbiamo inserire in quella a fianco, che è questa, perché queste sono le 4 11,0 che abbiamo inserito adesso. Tiro bene il filo e adesso rientro nella bugle e tiro bene il filo. Ora di nuovo
4 rocaille e una buckle. Girando il lavoro voi inserirete sempre la stessa sequenza, non dovete stare lì a ricordarvi di invertire le rocaille con le buckle, ecco perché si gira il lavoro. 4 rocaille e una buckle, da questa buckle mi inserisco in tutte e 4, vedete? E tiro bene. Ora rientro nella buckle qui a fianco alle rocaille. Non vi spaventate, è davvero semplice da fare. Una volta che ci avete preso la mano, vi verrà in automatico. Di nuovo inseriamo 4 rocaille e una buckle. E ci andiamo ad inserire in tutte e 4 le rocaille. E tirate il filo. E adesso ci andremo a inserire direttamente nella buckle a fianco. E di nuovo 4 rocaille e una buckle. E ci inseriamo nelle 4, vedete? Girate il lavoro. Vedete? Così si sono invertite. Rientriamo nella buckle a fianco perché ci dobbiamo portare ad uscire dalla buckle questa dell'inizio. Quindi adesso rientriamo direttamente in questa prima buckle. Di nuovo 4 rocaille e una buckle. E vi inserite nelle rocaille, in tutte le rocaille, vedete? Ora rientriamo nella buckle a fianco. Di nuovo 4 rocaille e una buckle. E ci inseriamo nelle rocaille a fianco. E adesso rientriamo nella buckle a fianco e tirate bene il filo. Vedete? Questo è il risultato. Di nuovo l'ultima per concludere la fila, 4 rocaille e una buckle. E ci inseriamo nelle rocaille in tutte e 4, vedete? Non vi preoccupate perché man mano che noi andremo avanti si andranno ad unire, perché vi ho detto si uniranno sempre nel passaggio successivo. Ora giro il lavoro, rientro nella buckle a fianco e poi rientro in questa buckle iniziale di questa fila e tiro bene, vedete, in questo modo. E qui dobbiamo continuare sempre allo stesso modo. Ve lo faccio rivedere di nuovo. 4 rocaille e una buckle. Ricordatevi sempre di girare il lavoro. Dalla buckle noi scendiamo ad inserire nelle 4 rocaille
E adesso risaliamo nella bagol a fianco e tirate bene il filo, perché così si uniranno questa fila di sotto. Di nuovo 4 roccai e una bagol e ci inseriamo nelle rocaille in tutte e 4. Ora risaliamo dalla bagol a fianco, tirate bene il filo. Di nuovo, per concludere la fila, 4 rocaille e una bagol e scendiamo nelle 4 rocaille. Vedete? Questo è il risultato. Si gira il lavoro, rientriamo nella bagol a fianco, tirate bene e adesso risaliamo nella bagol, questa iniziale di questa ultima fila. Vedete? E voi dovete continuare in questo modo per tutta la lunghezza. Quando scusate, sarò arrivata alla fine, vi faccio vedere poi come realizzare anche questa base dall'altra parte, come in questo, vedete? Quindi la lunghezza poi sta a voi decidere in base al vostro polso, ma voi dovete continuare sempre in questo modo. Guardate, è una tecnica davvero semplice che vi permette di realizzare veramente delle belle cose. Dovete sempre continuare in questo modo. Ricordatevi sempre ogni volta di girare il lavoro, perché altrimenti così voi vi dovreste ricordare di invertire poi le bagole con le rocaille, invece girando il lavoro, come vedete, non ce n'è bisogno. Quindi continuate così e ci vediamo alla fine. Ed ecco qua, io sono arrivata alla lunghezza desiderata. Ora devo fare solo questa piccola fascia e i 2 cappietti alle 2 estremità. Vi faccio vedere solo l'inizio di come iniziare questa piccola fascetta, poi il metodo è come abbiamo iniziato il bracciale. Vedete, io esco sempre dalla bagol, avvicino un altro po'. Ora prendiamo 2 11 0 e ci inseriamo nelle rocaille a fianco, aggiustatele, rientriamo di nuovo nella bagol a fianco, altre 2 e ci inseriamo nelle rocaille a fianco, scendendo in tutte. Io parlo sempre per le principianti che alle prime armi. Entriamo nella bagol e inseriamo altre 2 e scendiamo in queste rocaille a fianco. Vedete? In questo modo giro sempre il lavoro, vado a rientrare sempre nella bagol a fianco solo nella bagol e poi mi porto ad uscire dalla prima 11 0 di queste 2, tirando bene il filo. Ed è lo stesso modo di come abbiamo iniziato, sempre 2 11 e ci inseriamo
solo nella rocaille, non scendiamo più nella bagol. Aggiustatele un po' e ci inseriamo nella prima di queste altre 2 a fianco. Tirate bene, altre 2 e ci inseriamo solo nella rocaille a fianco e rientriamo nella prima di queste ultime 2. Di nuovo altre 2 e ci inseriamo sempre nella rocaille. Giro il lavoro. Adesso vado a rientrare nella prima rocaille a fianco, solo nella prima, vedete? Tiro bene il filo e poi rientro nella prima di queste ultime 2 che abbiamo inserito. E qui dobbiamo continuare in questo modo, facendo la stessa lunghezza e larghezza dell'inizio. Quindi continuate così e poi vi faccio vedere come formare il cappietto. Ed ecco qua, io sono arrivata alla fine. Ho formato 5 file, come potete vedere, come da questa parte. Ora voi vi chiederete: ma sono separate? Sicuramente sono separate, basta semplicemente rientrare in quella a fianco senza inserire nulla e risalire dalla prossima. Stessa cosa come quando siamo andate a inserire le rocaille con le bagol. Ora io qui farò il cappietto, quindi vado ad inserire 8 rocaille, sono 2, vado a inserire 8 rocaille, sto uscendo da questa, rientro in questa e così avrò formato il cappietto. Ora vado a rientrare senza inserire nulla in questa a fianco per andare ad unirla in questo modo. Vedete? È molto semplice. Giro il lavoro perché voglio ripassare di nuovo nel cappietto, quindi faccio la stessa cosa che facciamo sempre, rientro in questa sotto, vado a rientrare in questa a fianco che voglio stringere ancora di più, e risalgo in questa e adesso non faccio altro che ripetere lo stesso movimento, quindi vado a rientrare anche nelle rocaille del cappietto, così andremo a rinforzare. Ed ecco qua, abbiamo formato il cappietto e terminato il nostro bracciale. Io devo farlo anche da questa parte, basta infilare l'ago perché altrimenti dovete o tagliare il filo e poi riagganciarlo da questo lato, ma vi conviene sempre lasciare una bella codina per formare il cappietto. Io non faccio nodini, ripasso a zig zag attraverso le perline e poi taglio il filo. Quindi adesso vado a terminare il cappietto da questa parte e poi vi farò vedere il bracciale finito. Ed ecco qua i nostri bracciali. Ho inserito
moschettone e anellini, questo è l'altro, come avete visto è semplicissimo da realizzare. Ho intenzione di farci anche gli orecchini, non lo so quando, ma li voglio fare per abbinarli al bracciale. Questa tecnica è semplicissima ed è adatta anche ai principianti. Bene, chi non si è ancora iscritto al canale si iscriva, attivi la campanella, se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su o scrivetemi un commento che fa sempre piacere. Io per il momento vi saluto, vi mando un grosso abbraccio e ci risentiamo molto presto. Ciao!